Ciao amici, stavo parlando con Gabriele di RCE Photo del mio corredo Sigma SD4 e mi dice: sai, abbiamo un 14-24, perché non lo provi? Ma no, guarda, ho già il 24, anche il 14, non... No, ma provalo, mi dice. Gabriele, ho quello o quell'altro. No, ma provalo. Vabbè, ok, provalo. E infatti andava provato e ve lo racconto proprio in questa video recensione. Già Gabriele, avevi ragione, valeva la pena provarlo. Il 14-24 Sigma io lo conosco per altri versi, nel senso che l'avevo provato su Nikon, ma avevo lasciato a casa questo 14-24 per il 14-24 Nikon. Lo trovavo più appropriato, soprattutto anche perché andava a completarmi tutto il corredo 24-70 e 70-200. Poi però devo ammettere che l'avevo tradito perché mi era piaciuto leggermente di più il 15-30 della Tamron, ma non tanto perché mi togliesse quel millimetro, ma perché me ne aggiungeva quei famosi 4, 6, 5 mm oltre il 24 ed arrivava a 30, e quel 30 mm con un pochettino di fattore crop quando mi serviva allungare la focale mi rendeva l'obiettivo un po' più adatto alle mie esigenze di escursionista. Sì, che l'avevo messo un po' da parte perché sulla SD4 della Sigma che ormai ho da diversi anni e con la quale continuo a lavorare con moltissima soddisfazione, mi ero comprato tanto il 14 quanto il 24 Sigma, proprio il 24 Sigma Art, e quindi dicevo fra me e me: ma è mai possibile che uno zoom possa rivaleggiare con un'ottica fissa? Giammai, no. E mi sbagliavo, perché questo 14-24 mi ha veramente stupito. Sì, è vero, costa di più, quello è fuori dubbio, dove l'ho messo, eccolo qua, pesa molto di più. Questo sì, pesa molto di più. Ne fa un obiettivo quasi esclusivamente da cavalletto. Beh, a me disturba poco, perché comunque quando lavoro con la Sigma lavoro col cavalletto e alla malparata con un monopiede, anche se il monopiede in questo caso non è poi così indicato, perché non è così indicato, insomma toglie via un po' di vibrazioni ma non troppe, perché il peso è proprio in avanti, l'avete vista, la lente sporge, il peso sta qua. Non solo il movimento delle lenti per mettere a fuoco, ma anche quello delle lenti per la variazione di focale. Non nascondiamoci, pesa, e c'è anche il prezzo, però c'è tantissima qualità. Che dire di questo obiettivo? Beh, non c'è tanto da dire, se non quell'indirizzo che tutta la fotografia moderna ha preso nel realizzare degli zoom con delle prestazioni ottiche che rivaleggiano in tutto e per tutto con le lenti fisse, con gli obiettivi a focale fissa. Sono molto più gli zoom, molto più versatili, più anche economici dal punto di vista della trasportabilità, talvolta anche della spesa, perché è vero che costano di più, però è anche vero che se dovessi dotarmi di un 14, di un 21 e di un 24 2.8 spenderei ben di più di quello che mi costa il Sigma. E allora in definitiva vale la pena spendere forse qualcosina di più per un obiettivo di qualità, come è questo Sigma, che mi ha veramente stupito, anche se non riesco onestamente ad apprezzarlo fino in fondo sul sensore Foveon, perché il rapporto di conversione è di 1,3, infatti è una APS-C-H per intenderci, come alcune Canon abbiamo visto nel passato, non è proprio una APS-C come invece la Sigma SD4, che è un'altra camera che possiedo. Una bella lente, usabile anche a tutta apertura, anche questo è incredibile, sebbene qui sì che si capisce che a tutta apertura rispetto ad una focale fissa perde qualcosa in termini di nitidezza, ma non solo perché il diaframma e l'ottica così, ma proprio per questa sua sfericità che, come tutti gli obiettivi che hanno questa palla frontale, perdono, perché capite bene che il vetro, essendo così curvo, deve essere pareggiato. Un diaframma aiuta in quello, non sempre la perdita di nitidezza è da attribuire alla scarsa qualità del vetro. Una cosa anche che mi convince è il paraluce integrato, e questo
tappo che basta innestare, e non è un tappo come su altri modelli Sigma che viene via un po' da solo. No, questo bisogna estrarlo, fa quasi un effetto sottovuoto. Bene, significa che resta lì e una volta tappata è chiusa. Un unico switch, quello per dire manual focus, autofocus. Beh, credo che il manual focus qua l'ho utilizzato davvero poche volte, se non ogni tanto per andare ad ingrandire l'immagine in condizioni di luce dove effettivamente mi serviva un aiutino. Per il resto si vive molto bene così. Le due ghiere però sembrano essere fatte anche per il controllo manuale, perché al di là di quella che varia la focale, guardate che fluidità, che omogeneità, anche quella del fuoco manuale, guardate che bella resistenza oppone, che controllo. Ma insomma, alla fin fine, io ho capito perché Gabriele mi ha detto provalo, perché alla fine questo qua me lo compro io e non te lo mando più indietro, perché mi dà veramente la possibilità di avere quelle focali in più che con il 14 e con il 24 ne ho soltanto 2 e mi tocca anche cambiare obiettivo. E allora, ma stai a vedere che l'invenzione dello zoom, cioè di questo obiettivo a focale variabile, serve davvero, cioè ci viene davvero in aiuto proprio per non portarci 2 obiettivi al seguito, per non fare quel monte e smonta anche in condizioni dove magari la polvere può infilarsi. Insomma, sono rimasto davvero molto sorpreso e colpito in positivo da questo obiettivo. Una gamma di focali che sembra creata proprio per il paesaggista, però è vero, stiamo parlando anche di una lente che mette in difficoltà per il montaggio dei filtri. Bisogna ricorrere a degli accrocchi, a degli accessori che si comprano aftermarket, molto costosi, soprattutto poi per coprire adeguatamente questa lente. E poi certo un peso che passa il chilo, 1160, 1200, ora non ricordo perfettamente a memoria, però anche quello c'è e lo abbiamo detto un pochettino sbilanciato, ma la qualità costruttiva è di assoluto rilievo. Certo i flare, i riflessi sono dietro l'angolo, perché una lente così generosa ma anche così curva va a nozze con questo tipo di sorgenti luminose. Però è anche vero che rispetto al problema non da poco che mi dava il Tamron 1530, ovvero di appannarsi al centro e quindi di essere non totalmente impermeabile, pare proprio che questo Sigma l'abbia superato brillantemente. Complimenti! C'è poco da dire, missione compiuta anche per questo 1424. Del resto, insomma, la fama lo precede. Quando uscì mi ricordo che molti amici appassionati e qualche collega si buttò su questo obiettivo. Il Sigma Art io ne ho avuti e ne ho diversi, perché ritengo che abbiano svolto davvero un bel lavoro, parlo dei tecnici di Sigma, per darci un obiettivo che costa un po' meno di quello originale del brand, ma non lo fa rimpiangere affatto. E anche i colori, ho notato che negli ultimi anni, parlo di questi 3-4 anni, le nuove serie Art sono molto più fedeli di quelli che erano i colori Sigma di una volta, specialmente chi lavora come me o ha lavorato come me con la pellicola si ricorda delle varianze, delle dominanti che non avevano niente a che vedere con la scena che avevamo davanti ai nostri occhi. Quindi bene, anzi direi molto bene. Certo, il fattore economico ha il suo conto, poi se usato tanto meglio, ma se non c'è la qualità non vale la pena. In questo caso c'è. Non dimentichiamo che la serie Art per i grandangoli ha un 14 mm 1.8 stratosferico, c'è un bel 20 mm, ma c'è anche uno zoom 12-24 che è la riedizione in chiave moderna del 12-24 Sigma, che fu il primo full frame 12 mm, sebbene con una distorsione veramente notevole, però comunque consentiva, con qualche artificio, magari con qualche post-produzione appropriata, ad avere un'immagine grandiosa, di quelle gorgeous, di quelle proprio quasi immaginifiche, perché non rispondono quasi alla realtà, a quello che il nostro sguardo vede. Fra il 14 e un fish eyes, insomma un obiettivo che nella versione moderna è stato ulteriormente perfezionato e se serve, e anche quella è una bella possibilità. In effetti era la chance che davo a
alla mia SD proprio per avere una focale di partenza ancora un po' più larga, perché il 12-24 mi consentirebbe di avere realmente un grandangolare. Qui partiamo con qualcosa di grandangolare ma non così spinto. E allora ecco, vale la pena pensarci anche per chi ha una APS-C. Perché? Perché in altre parole ci prendiamo la parte migliore del fotogramma, perché è chiaro che sul full frame un 14 mm come questo denuncia più distorsioni, qualche aberrazione in più, qualche caduta anche di dettaglio o un accenno di vignettatura maggiore rispetto a quello che quando andiamo a prenderci un ritaglio della sua lente, cioè la parte buona della lente. Parte buona della lente, ritorno con quello che vi dicevo prima, e cioè, data questa asfericità, se vado a prendere i due lati estremi del diametro del cerchio, mi trovo una palla così, quindi qui ho un fuoco e qui ne ho un altro, ma se invece del ritaglio completo, cioè del full frame, vado a prendere un ritaglio più piccolo, ecco che anche la distanza fra quello che è l'obiettivo principale, la lente frontale, e quello secondario viene ovviamente ad attenuarsi, quindi migliora l'immagine. A voi tutti amici non resta che dirvi grazie, ciao, alla prossima!